Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi ho un video molto speciale per voi, un video composto da due parti. Vi farò infatti fare un viaggio all'interno del mio nuovissimo corso dedicato ai ferri da maglia livello intermedio volume 2. Mostrerò a voi in anteprima il programma del mio corso e una lezione che ho deciso di condividere in esclusiva per voi tratta proprio dal corso stesso. Questo non è il mio primissimo corso online, dove potete trovare tutti i miei corsi all'interno della piattaforma Sara Pugliese Academy. Dalla home page vi basterà cliccare sulla categoria corsi e uncinetto e maglia per accedere a tutti i miei corsi online. Qual è la particolarità di questi corsi? Una volta acquistati non hanno nessuna scadenza, li potete vedere al vostro ritmo quando volete, tutte le volte che volete. Sono corsi perfetti per tutti i livelli, sia di sferruzzamento che di uncinettamento, disponibili con sottotitoli, ben 8 lingue, con programmi scaricabili e PDF che potrete poi utilizzare durante la vostra esperienza di apprendimento. Inoltre, al termine del corso per voi un certificato di completamento e la possibilità di interagire direttamente con me e con tutti gli studenti dei miei corsi. Corsi che trattano di uncinetto tunisino, maglia, amigurumi, borse e anche un corso particolare, quello dello scaldacollo senza cuciture, il corso perfetto per chi vuole iniziare a sferruzzare il suo primo progetto a maglia e ovviamente all'interno dell'Academy anche il mio corso base maglia volume 1, perfetto per chi vuole iniziare a muovere i primi passi nel mondo del lavoro a maglia. Vi lascio quindi al programma di questo corso dove parleremo di strutture di progetti come le sciarpe rettangolari, i cappellini, le sciarpe asimmetriche, dove impareremo le strutture come i cardigan, come lavorare aumenti e diminuzioni particolari per sagomare i progetti sul nostro corpo, impareremo l'avvio con i ferri doppia punta, come realizzare l'I-cord e come rimediare a potenziali errori utilizzando il filo di sicurezza per sfilare i nostri progetti. Insomma, io vi aspetto all'interno di tutti i miei corsi in Sara Pugliese Academy e vi auguro buona visione. Introduzione e programma. Ciao, sono Silvia di Uncinetto d'Argento e ti do il benvenuto all'interno di questo nuovissimo corso dedicato al mondo dei ferri da maglia. Ferri da maglia intermedio, volume 2. In questo corso andremo ad approfondire nozioni e tecniche che ti permetteranno di sferruzzare in completa autonomia diverse tipologie di progetti. Diamo uno sguardo insieme al programma che affronteremo all'interno di questo corso. Cominceremo da intro e programma, questo video che stai guardando, e faremo poi un approfondimento legato ai corsi correlati, cioè andremo a vedere quali corsi all'interno di Sara Pugliese Academy possono esserti utili per integrare la tua esperienza nel mondo dei ferri da maglia. Entreremo poi nel vivo del nostro corso guardando insieme materiali e strumenti. In particolare scopriremo come calcolare la giusta quantità di filato in base al progetto che vogliamo realizzare. Che si tratti di un cappello, di una maglia, di un maglione, scopriremo delle formule che ci consentiranno di calcolare il filato che ci serve nel modo corretto. Dopodiché andremo ad approfondire il lavaggio e il bloccaggio del campione. Abbiamo imparato che cos'è il campione all'interno del mio corso base maglia e andremo a vedere come sfruttarlo per ottenere la miglior lavorazione possibile, quindi come lavare e bloccare, quindi ampliare le forme del nostro campione, per farci anche un'idea di quello che sarà il risultato finale quando andremo a completare il nostro progetto. Andremo poi ad approfondire nozioni intermedie, con consigli e strutture relative a progetti da lavorare a maglia. Vedremo i cardigan, le sciarpe, le copertine e tanto altro, così potrai scegliere e anche poi progettare in autonomia tutti i tuoi progetti in base ovviamente alla tipologia. Andremo poi a vedere come leggere uno schema a maglia. In questo modo potrai affrontare sia pattern in italiano che
pattern in lingua inglese. Dopodiché vedremo come eseguire il cambio gomitolo invisibile. Dopodiché vedremo come sospendere e riprendere le maglie, una tecnica che ci sarà molto utile, ad esempio se lavoriamo un maglione con i ferri circolari e dobbiamo mettere in sospensione alcuni punti e andare poi a riprenderli in un secondo momento. Scopriremo poi le maglie ritorte, in particolare il dritto e rovescio ritorto che potrai trovare molto spesso all'interno di vari schemi o pattern. Al termine di queste unità di apprendimento troverai sempre qui in Sara Pugliese Academy una raccolta di abbreviazioni che ho preparato per te in formato PDF che potrai scaricare e stampare per averlo sempre a portata di mano. Passeremo poi all'avvio delle maglie livello intermedio. Abbiamo già imparato come avviare i nostri punti sui ferri all'interno del mio corso base maglia. Qui scopriremo alcune tecniche di avvio avanzate, ad esempio come lavorare con il gioco di ferri, i ferri doppia punta, come aggiungere delle maglie all'interno del lavoro, durante proprio quindi la lavorazione e non più all'inizio sul montaggio dei ferri. Vedremo come caricare le maglie utilizzando l'uncinetto e come eseguire un avvio direttamente a dritto, il knitted cast on, e un avvio a rovescio con il purl cast on. Passeremo poi alle tecniche intermedie e scopriremo che cos'è e a cosa serve il Magic Loop, una tecnica che ti sarà molto utile per lavorare piccole circonferenze con cavi molto lunghi. Passeremo poi alla creazione del cordino I-cord e vedremo come disfare in caso di necessità una parte del nostro progetto con il filo di sicurezza. Scopriremo poi due vivagni, il vivagno tubolare doppia catenella perfetti per qualsiasi tipologia di progetto, che vedrai che avranno un effetto veramente super sui tuoi progetti. Passeremo poi ad aumenti e diminuzioni intermedie. In particolare vedremo l'aumento intercalato destro e sinistro, l'aumento dritto davanti dietro, il rovescio davanti dietro che rientra sempre nella categoria degli aumenti e poi vedremo come eseguire una diminuzione a destra e a sinistra lavorando insieme due maglie. Termineremo poi il nostro percorso con le conclusioni. Che cosa ne dici? Iniziamo insieme questa avventura di apprendimento? Disfare con filo di sicurezza. Lifeline. Che cos'è il filo di sicurezza? È una tecnica, una particolarità, un trucco, chiamiamolo proprio così, che ci consente di recuperare la nostra lavorazione in caso di errori. Che cosa intendo? Immaginiamo di stare ad esempio lavorando una maglia, una sciarpa, lavoriamo presi dall'entusiasmo o ci distraiamo, ci fanno distrarre ancora peggio mentre stiamo lavorando, eseguiamo un errore e ce ne rendiamo conto dopo diversi giri. Non vorremmo mica disfare tutto il progetto, andiamo ad utilizzare un filo di sicurezza, la nostra lifeline. Il filo di sicurezza può essere tranquillamente uno scarto di un progetto precedente, un semplicissimo pezzettino di filato che possiamo far passare all'interno della nostra lavorazione in modo quando andiamo a disfare questi giri di non perdere le nostre maglie, quindi di non dover ricominciare da capo. Quando vado a utilizzare questo filo anche durante lavorazioni importanti, ad esempio se devo fare una sciarpa molto lunga, solitamente ogni 10 ferri io vado ad inserire nella mia lavorazione un filo di sicurezza. Che cosa ci serve? Ci serve quindi un ago da lana e del filo di scarto. Prendiamo il nostro progetto, immaginiamo di voler passare il nostro filo di sicurezza mentre ancora stiamo lavorando, quindi ancora non dobbiamo disfare, ci serve solamente così, per essere sicuri. Se dobbiamo farlo passare e tenerlo nella nostra lavorazione durante l'esecuzione del nostro progetto, noi con il nostro ago andiamo semplicemente a passare all'interno di tutte le nostre maglie dalla prima all'ultima, questo è estremamente importante, come se volessimo tirarle giù dal nostro ferro. In questo modo. E procediamo punto per punto.
In questo caso siamo avvantaggiati nel nostro passaggio perché abbiamo già il nostro ferro da maglia con i punti caricati su, quindi non dobbiamo far altro che passare all'interno, ecco qui, di tutte le nostre maglie. Se dobbiamo continuare nella nostra lavorazione, prenderemo tranquillamente il nostro filo scordandoci proprio di questo filo di colore giallo e proseguiremo a lavorare. Se non abbiamo fatto errori, dopo un certo numero di ferri, possiamo semplicemente andare a sfilare il nostro filo. Cosa succede invece se dobbiamo disfare una parte importante del nostro lavoro? Ad esempio, io qui devo disfare più di 2 giri. Devo far passare il mio filo, in questo caso io l'ho messo a contrasto per vederlo meglio, all'interno della lavorazione. Il nostro filo dovrà entrare nella metà di ogni punto. Vediamo insieme come fare, ad esempio, su una maglia rasata. La prima maglia nella quale dobbiamo entrare è questa qui, la maglia presente sul bordo. Di ogni V che compone la mia maglia rasata, devo prendere la parte più a destra, questa questina qui, e passo con il filo. Punto seguente, prendo sempre la parte più a destra della mia V. Punto seguente, sempre sulla stessa linea ovviamente, mi raccomando, e proseguo in questo modo passando all'interno della parte destra di ciascuna V che mi si presenta lungo il lavoro. Farò questo passaggio fino ad arrivare all'ultimo punto qui, dall'altro lato del mio lavoro, sarà il punto presente sul bordo. Lo ammetto, sono tanti anni che lavoro a maglia, ma ogni volta che devo disfare un pochettino sudo freddo, quindi faccio questo passaggio veramente con estrema calma. Tiro via tutte le maglie dal mio ferro, prendo il mio filo di lavorazione e vado a disfare i miei punti. Devo proprio prendere il filo e smontare il tutto. Piano piano, ferro dopo ferro, ad un certo punto non riuscirò più a disfare perché il mio filo di sicurezza terrà bloccate le mie maglie. Ecco qui ci siamo, attenzione, sfilo, sfilo e sfilo. E attenzione, non posso più proseguire. Perché? Vedete il mio filo di colore rosa rimane bloccato intorno al filo di sicurezza, quindi io posso tirare quanto voglio e io non perdo i miei punti. Questo filo ha salvato, ha fatto da ancora di sicurezza al mio lavoro. Come si riprende? Riprendo i miei ferri e andrò a ricaricare le mie maglie al contrario rispetto a come facevo prima, quindi entrerò all'interno delle maglie in questo modo, punto dopo punto, continuiamo, ecco qui. Attenzione ovviamente a riprendere le maglie nello stesso verso, altrimenti il punto vi verrà girato su se stesso. Ho ricaricato le mie maglie sul ferro, sfilo il filo di sicurezza, sposto da questa parte e sono pronta a ricominciare. Abbiamo quindi visto come inserire e sfruttare il filo di sicurezza all'interno del lavoro a maglia.